appare dentro la nostra piccolezza. Fiat. Eccoci Gesù, nell'atto unico veniamo a prendere tutto ciò che è già pronto e prendendo il tuo amore, dandoti tutto di noi, la volontà, intelligenza, memoria, il nostro niente, veniamo ad accogliere, ad assorbire la volontà divina, l'intelligenza, la memoria, veniamo a navigare nei mari immensi del tuo fiat per riempirci di ogni verità, di ogni tuo atto, di ogni tuo palpito, di ogni tua sostanza di amore. E la imprimiamo nella nostra vita, la facciamo navigare, scorrere su tutti e su ciascuno per ritornare contemporaneamente, istantaneamente a te, a amarti, adorarti, a ringraziarti per poter vivere, crescere in te e farti regnare. Ti amo, ti adoro, ti rendo gloria, ti ringrazio, intendo continuamente e solamente rimettere questo, Signore, il tuo scritto d'amore dentro i nostri animi, dentro il nostro piccolo essere. Vogliamo, Gesù, assorbire tutto ciò che sta già pronto ed è sospeso affinché tutto trionfi per darti tutto l'amore e far entrare la vita divina, farla regnare in ogni anima, in ogni cuore, come in cielo, così in terra, per il nostro vero bene e la tua maggiore gloria. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Fiat. Gloria. Allora dobbiamo fare il 16 di settembre 1925. Fiat. Partiamo. Fiat. 16 settembre 1925. Gesù fu sempre uguale nelle pene. Essere sempre uguale è virtù divina. Gesù si nasconde e tace in Luisa a causa delle terribili situazioni di peccato del mondo, ma non può lasciarla. I miei giorni sono sempre più amari per le lunghe privazioni del mio dolce Gesù. La sua sola volontà mi è rimasta come preziosa eredità delle tante sue visite fatte alla povera anima mia. E ora sono lasciata sola, dimenticata da colui che formava la mia vita, col quale mi pareva di essere fusa insieme e che né lui poteva stare senza di me né io senza di lui. E mentre penso dov'è andato colui che tanto mi amava, che ho fatto che mi ha lasciato? Ah, Gesù ritorna che non ne posso più. E mentre vorrei abbandonarmi al dolore e pensare alla mia grande sventura di aver perduto colui in cui avevo racchiuso tutte le mie speranze e la mia felicità, il santo volere divino si impone su di me, facendomi fare il corso dei miei atti nella sua adorabile volontà e quasi mi impedisce di dolermi di più, di essere priva dell'unico mio bene e resto come impietrita, impavida, tutta sola, senza il minimo conforto né del cielo né della terra. Ora, mentre mi trovavo in questo stato, stavo pensando a diverse pene della passione di Gesù, il quale, facendosi vedere per poco tempo, mi ha detto: figlia mia, in tutte le mie pene fui sempre uguale, non cambiai mai. Il mio sguardo fu sempre dolce, il mio volto sempre sereno, le mie parole sempre calme e dignitose. In tutta la mia persona avevo tale uguaglianza di modi che se avessero voluto riconoscermi per loro Redentore, solo dal mio modo, sempre uguale in tutto e per tutto, mi avrebbero conosciuto. È vero che le mie pene furono tante da eclissarmi e come tante nubi che mi circondavano, ma ciò dice nulla. Dopo la foga delle pene, io ricomparivo in mezzo ai nemici come sole maestoso, con la mia solita serenità, coi miei stessi modi,
sempre uguali e pacifici, essere sempre uguali, è solo di Dio e dei veri figli di Dio. Il modo sempre uguale imprime il carattere divino nell'anima e fa conoscere che puro e santo è l'operato delle creature. Invece un carattere inuguale è delle creature ed è segno di passioni che tumultuano nel cuore umano, che lo tiranneggiano, in modo che anche all'esterno mostrano un carattere sgradevole che dispiace a tutti. Perciò ti raccomando di essere sempre uguale con me, ma con te stessa e con gli altri. Lo ridiciamo perché questo è veramente un impeto che dobbiamo ottenere e per riordinarci. Perciò ti raccomando di essere sempre uguale con me, con te stessa e con gli altri, uguale nelle pene e fin nella mia stessa privazione. Il carattere uguale in te deve essere incancellabile e sebbene le pene della mia privazione ti atterrano e formano dentro e fuori di te le nubi del dolore, i tuoi modi uguali saranno luce che snebbieranno queste nubi e faranno conoscere che sebbene nascosto io abito in te. Dopo ciò io continuavo a pensare alle pene della passione del mio adorabile Gesù, col chiodo della sua privazione nel cuore, e del mio amabile Gesù si faceva vedere nel mio interno tutto taciturno e tanto afflitto che faceva pietà. Ed io gli ho detto: amor mio, perché taci? Mi sembra che non vuoi dirmi più nulla, né più confidarmi i tuoi segreti e le tue pene. E Gesù, tutto bontà ma afflitto, mi ha detto: figlia mia, il tacere dice qualche cosa di più grande che non dice il parlare. Il tacere è decisione di chi, non volendo essere distolto, tace. Il tacere di un padre con un suo figlio amato, mentre si trova in mezzo ad altri figli discoli, è segno che vuole colpire i figli perversi. Tu credi che sia nulla, che non venga da te e che scarseggi nella partecipazione delle mie pene? Ah, figlia mia, non è cosa da nulla, anzi è qualche cosa di grande. Come io non vengo da te, così la mia giustizia si riempie di flagelli per colpire l'uomo, tanto che tutti i mali passati, i terremoti, le guerre, saranno come nulla in confronto ai mali che verranno e alla grande guerra e rivoluzione che stanno preparando. Sono tanti i peccati che non meritano che ti partecipi le mie pene per liberare loro dai flagelli meritati. Oh, che dolore! Perciò tu abbi pazienza, la mia volontà supplirà alla mia vista, sebbene sto nascosto in te, e se ciò non fosse, non avresti potuto mantenere la battuta di fare i tuoi soliti giri nella mia volontà. Sono io che, sebbene nascosto, li faccio in te, e tu segui colui che non vedi. Ma quando la mia giustizia avrà compiuto il riempimento dei flagelli, io mi metterò di nuovo con te come prima. Perciò coraggio, aspettami e non temere. Ora, mentre ciò diceva, mi sono trovata fuori di me stessa, in mezzo al mondo, e in quasi tutte le nazioni si vedevano preparativi di guerra, nuovi modi più tragici di combattere, che mettevano spavento solo a guardarli. E poi la grande cecità umana, che rendendosi più cieca, agiva da bestia, non da uomo, e siccome è cieca, non vede che mentre ferisce gli altri, ferisce se stessa. Quindi tutta spaventata mi sono ritrovata in me stessa, tutta sola, senza il mio Gesù, e col chiodo nel cuore
che colui che amo era partito da me, lasciandomi sola ed abbandonata. E mentre deliravo e spasimavo per la pena, il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno e sospirando per il duro mio stato, mi ha detto: figlia mia, chetati, che sto in te, non ti lascio. E poi come posso lasciarti? Guarda la mia volontà, si trova ovunque. Se tu stai nella mia volontà, non ho dove andare, né trovo luogo per allontanarmi da te. Dovrei rendere limitata la mia volontà, circuirla ad un punto per lasciarti, ma ciò neppure io posso fare, neppure lo posso fare. La mia immensità si stende ovunque e la mia natura rende immenso tutto ciò che a me appartiene. Quindi, immensa è la mia volontà, la mia potenza, il mio amore, la mia sapienza, eccetera. Onde, come posso lasciarti se nella mia volontà dovunque io ti trovo? Perciò sii sicura che non ti lascio e sprofondati sempre più nell'immensità dell'abisso della mia volontà. Fiat. Allora, carissimi, credo che il livello di semplicità sia talmente tale che veramente soffermiamoci giusto a qualche riflessione. Cominciamo proprio da questa, proprio a rimarcare i suoi insegnamenti. E se abbiamo veramente il quaderno, sottolineiamo queste frasi che sono proprio di Gesù, che mentre le scriviamo su carta, le scriviamo nel cuore. Gesù dice a Luisa e dice a ognuno di noi: se vogliamo la sua volontà. Guardate che la chiave è la nostra piccola potenza spirituale, non la bravura, perché noi non siamo bravi. Noi siamo nella piccolezza del nostro nulla, potenti di una scelta, la volontà. E se vogliamo la sua volontà, annientando la nostra scelta, la nostra personalità, quindi il nostro ego, stavo dicendo, il nostro protagonismo, la nostra presenza che vuole stare sempre al centro, se ne annientiamo questa, allora tutto viene riempito da Gesù. Io voglio te, io mi fermo e aspetto te, io scelgo te, poi mi adopero a fare quello che vuoi te, ma ti scelgo. Allora, se vogliamo Gesù dice, se tu vuoi tutto è fatto. Allora, se noi lo vogliamo, Gesù ci dice, sii sicura che non ti lascio. Sprofondati sempre più nell'immensità dell'abisso della mia volontà. E come lo facciamo questo? Volendolo, sospirandolo e chiamandolo più che possiamo, chiaramente con l'intenzione di aspettare Lui, non di dire voglio, cioè è una volontà interna, non è a parole. È un volere, desiderio interno di atto proprio di volontà. Scelgo te. E vediamo più in cima. Figlia mia, in tutte le mie pene fui sempre uguale. Ci parla della virtù, dell'immutabilità. Gesù soffriva? Sì, come no, ha sofferto dal primo momento in cui si è incarnato, perché è venuto ad operare la redenzione. C'è un microfono acceso, chiedo gentilmente se si può spegnere, che fa riverbero. Allora, Gesù ha vissuto tutta la sua santissima umanità facendo veramente un'opera di redenzione continua. Per questo soffriva continuamente, perché riparava continuamente, creava gli atti nostri per rifarli in modo santo e perfetto. Quindi soffriva, ma era immutabile la sua pace, la sua dolcezza, la sua volontà di amore e il suo temperamento.
anche nella sua, come dice, in tutta la persona avevo tale uguaglianza di modo. Ecco, se avessero voluto riconoscerlo, se non altro, non per i miracoli, per quello che diceva, ma per l'immutabilità. Anche pensiamo alla passione, tutto quello che gli facevano, tutto quello che ha sopportato interiormente ed esternamente. E lui continuava con i loro sguardi, come si legge nelle 24 ore, che lo guardavano negli occhi e si innamoravano. E allora per non farsi guardare, per non guardare quegli occhi maestosi d'amore, lo bendavano in modo da non poter fissare lo sguardo e rimanere estasiati, per poter proseguire all'inciaggio, all'offesa e tutto quanto. Quindi da solo questo potevano dire, questo non è umano, perché veramente noi lo stiamo pestando e lui ci ama di un amore che innamora. Quindi vedere Gesù e rimanere estasiati e beatificati, dice la mamma, era tutt'uno. Quindi solo per questo dovevano accorgersene del suo sguardo che era puro amore, della sua uguaglianza di stato, di temperamento, per cui da un semplice sguardo a un temperamento davanti a una situazione del genere. Mi viene in mente quando Gesù fuori del Tempio sgrida tutti i venditori, tutto quello che si era accumulato lì fuori. Poi Gesù però ritorna a essere pacato, calmo, sempre impavido nell'amore, sempre impavido nell'accoglienza, nel perdono. Essere sempre uguale solo di Dio e dei veri figli di Dio. Questo è un metro anche di discernimento su noi stessi per dosarci, diciamo così, regolarci, anelare all'essere di Dio e attemperarci alla sua pace. Quando sentiamo che sta arrivando il rombo della rabbia, della sopraffazione, no? Degli stati d'animo, eccetera, facciamo come ci ha insegnato Gesù. Che cosa ci ha insegnato? Ce l'ha ripetuto, non nei brani dei volumi precedenti. Fate come i pesci, dice, creatura, immergiti più profondamente in me. I pesci che fanno? Si immergono nel momento della tempesta, si immergono nel profondo del mare, dove la tempesta non entra, c'è la calma, e noi ci dobbiamo immergere nelle profondità di Gesù, ci fondiamo di più perché dobbiamo stare in Lui, è Lui che deve agire in noi, non dobbiamo prendere il sopravvento. Quindi ci dobbiamo regolare e stare in Lui per ritrovare l'immutabilità, che dopo Lui interviene. Se facciamo invece noi, nel nostro temperamento, nella nostra personalità in atto, nell'umana volontà, ecco che lui non può agire perché lo spazio di azione è già occupato. Quindi il carattere uguale in te deve essere incancellabile. Quindi è una regolazione che possiamo darci noi ed è un metro di conoscenza di noi stessi e del prossimo. I tuoi modi uguali saranno luce che snebbieranno queste nubi. Ecco, quando noi continuiamo a stare nella pace, perlomeno, cioè ricerchiamo Gesù, dice, ma come faccio? Io mi viene certi nervi. E allora ci stoppiamo quando si dice mettiamo il freno a mano, il fatto non è mio, il fatto è di Gesù, entriamo in Gesù, andiamo nelle profondità della fusione e lì ritroviamo tutto, perché Gesù può entrare, ci sentiremo invasi di una pace, di una calma, perlomeno di una calma, anche se vediamo la tempesta, la viviamo, ma andiamo a trovarci una misura di pace, di affrontare, cioè con la calma, perché sta affrontando lui. Edificare ancora quella statura divina dentro di noi. Figlia mia, il tacere dice qualcosa di più grande. Il tacere sta anche appunto nelle tempeste, quanti affronti, quante mortificazioni, e dobbiamo a volte, tante volte, no, non so voi, ma tante volte tacere. Chi è che tace alle provocazioni? Chi ha deciso per Dio? Io so che c'è Lui, non devo dimostrarlo a te, lo devo sapere io.
E questo tacere quando è necessario tacere, ecco, non prendiamola come comodità quando invece è necessario dire qualcosa per difendere Dio, ma sempre con l'amore, la correzione sempre con l'amore, quando invece è necessario tacere e deve essere un atto di carità o di, facciamo un esempio pratico, due persone che si incontrano, uno chiaramente è figlio della divina volontà, l'altro invece non ne vuole sapere e provoca, sì, ma voi, ma sì, ma figurati, state sempre a leggere, state sempre ad andare alla messa, sì, 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 si parla, una provocazione offensiva. Se la persona non è in ascolto, è necessario parlare? Faccio una domanda. Se qualcuno urla, si può parlare? Si fa chi strilla di più? No. 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 Oh, perfetto. Davanti a queste situazioni si tace, perché la bocca tace, ma il cuore parla, perché nell'anima stiamo facendo l'atto, lo stiamo sommergendo nel sangue di Gesù, stiamo consolando Gesù, stiamo facendo quello che lo Spirito ci dona, lo Spirito Santo ci dona, quello che la Divina Volontà sta compiendo. Magari stiamo vivendo la mortificazione, stiamo semplicemente dicendo fiat, 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 che vuol dire ti amo, ti adoro. Cosa dice Luisa? Nel fiat c'è tutto, cosa dice Gesù? C'è il ti amo, ti adoro, ti rendo gloria, ti ringrazio, ti benedico. Magari stiamo facendo questo fiat, stiamo tacendo, ma nel tacere c'è una mortificazione, un offertorio, una riparazione, un atto di carità. Se invece c'è qualcuno che non sta provocando, ma sta dicendo, sai, io non ci credo perché vedo così, però sta parlando, sta in ascolto anche, no? Allora è necessario parlare e dire, guarda, io ce l'ho una soluzione, a me mi ha risolto la vita, ma perché no? E si fa una domanda che è comunicazione. Ma tu la conosci, la divina volontà? Mai letto la magnificenza della liberazione veramente dell'umana volontà per entrare nell'atto unico, nell'atto divino? Ma di che parli? Ti parlo, ma ne hai mai sentito parlare di Luisa Picarreta, del dono del fiat? Ci siamo trovati dopo la messa ieri mattina una persona del rinnovamento che ha detto qui veramente ragazzi non si scappa più, qui veramente siamo soffocati dal male, e l'abbiamo ascoltato per circa un quarto d'ora e poi siamo usciti con una domanda. Qui, ma secondo te ci può essere mai perché lui parlava delle nuove ideologie che vogliono aggiustare, e noi abbiamo detto, ma secondo te ci può essere un'ideologia che salva il mondo? E lui ha detto, no, secondo me si peggiora sempre di più. Ma qui, secondo te, si deve realizzare o non si deve realizzare? Che deve venire Gesù e ci deve venire veramente solamente il suo sogno d'amore, il fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, si deve realizzare solo il Padre nostro. Sei d'accordo? Quando ha detto sì, e allora abbiamo servito la domanda di Luisa Picarreta. Abbiamo detto qualcosa per incuriosire e cercare di andare a ricercare e fare lui la domanda, dove la trovo. Questo è il distinguere, ma noi stiamo in ascolto. Quindi Gesù ci dice, il tacere dice qualche cosa di più grande, ma dobbiamo stare quindi sia nella provocazione dell'offesa, nel tacere, sia nella provocazione, scusate, senza provocazione, sia nella parlare, stiamo sempre in quella fissazione, immutabilità, cioè fissi nel bene, fissazione del bene, immutabilità, e troviamo nell'ascolto come entrare a far parlare, che facciamo parlare solamente quello che la Divina Volontà vuole dire, a far parlare la Divina Volontà in noi, il tacere o il parlare. Gesù sta dicendo, se l'anima mi vuole, io sono con lei. Lo dice a Luisa, lo dice a noi. Ma quando non vengo, lo sappiamo, no? Che Gesù che cosa deve fare quando non si fa vedere? Si fa assente a Luisa perché la giustizia sta agendo.
Perciò tu abbi pazienza, la mia volontà supplirà alla mia vista. Diceva, la mia volontà è con te, anche se non mi vedi. Quindi anche noi, no? Che cosa sta dicendo anche a tutti noi? Anche se non mi vedi, la tua misura di sapere se io sono con te o non sono con te sta nel misurare, nel valutare, nel conoscere. Se tu mi vuoi, se tu mi vuoi, io sono con te, anche se, come c'è scritto qua, no? Sto leggendo. La mia volontà supplirà la mia vista, sebbene sto nascosto in te. Quindi, anche se non mi vedi, per ovvie ragioni, a Luisa era perché doveva dare la giustizia e allora gli serviva questo fatto, serviva questo stato di non farsi vedere. Ma e quella pena era anche tutto utilizzo di offertorio, sempre per la santificazione, sempre per il fiat voluntas tua, ma in Luisa si crea quindi questo vuoto perché non lo vede, ma Gesù assicura, anche se non mi vedi io sto con te. E lo stesso dobbiamo pensare con noi. La misura di sapere Gesù è con me, sì, ci credo perché tu, Gesù, sei fedele. Tu me l'hai detto e se io ti voglio, tu ci stai con me. Tu mi ami perché tu sei l'amore, tu sei fedele in quello che dici. Quindi io mi devo mantenere nella fedeltà anche se non ti vedo. E poi qui la cartina tornasole. Dice a Luisa, non sarebbe stato possibile che tu facessi i tuoi soliti giri nella mia volontà. Sono io che sebbene nascosto li faccio in te e tu segui colui che non vedi. Ma guardate, è stupendo questo, è stupendo, perché ci si può rivedere noi, nella nostra piccolezza, però ci dobbiamo rivedere, perché altrimenti vuol dire che stiamo leggendo senza credere di poter vivere. E questo non vogliamo farlo a Gesù. Non possiamo essere ipocriti in questo modo. Assolutamente, ma neanche un pizzico. Se Gesù ha detto, tu vuoi che io viva in te, tu lo vuoi e io ci sono. Dobbiamo crederci, possiamo crederci. È questo che ci dà la gioia di essere qui. È questo perché crediamo, beati coloro che senza vedere hanno creduto. Crediamo alle sue parole, la conoscenza ci aumenta la fede senza il vedere aumenta lo stato di grazia e la grazia scende a pro di tutti e a gloria di Dio. La mia volontà supplirà la mia vista, cioè a dire io lo voglio Gesù e so che se io voglio la tua volontà, tu sei con me. Voglio la tua volontà vuol dire che io mi metto da parte, vuol dire che io non sto cercando i miei desideri, ma solo te. E se voglio la tua volontà, io parto con i giri e se riesco a fare i giri, vuol dire che Gesù li sta facendo in me, perché non c'è di essere bravi, c'è di volerli i giri. E Gesù li farà. E quella è un'altra cartina tornasole. Com'è che parto e mi viene da fare i giri che non smetto più? Perché Gesù li sta facendo in me. Non è che posso dire, ma come sono bravo, come sono brava. No, è Gesù che li sta facendo. Se chiudo gli occhi e metto il mio ti amo dappertutto, e ho il mio desiderio di essere in cielo, in terra, nella passione e di mettere il baci in tutte le sue santissime piaghe, di baciare le mani della mamma, di consolare Gesù, consolare la mamma, di essere addirittura con Luisa Picarreta, girare nei suoi giri per rifare di tutti i giri e fare tutto il fondamento della divina volontà. Voglio farti compagnia e non lasciarti mai. Se la sera prima di dormire facciamo un bel giro dell'anima, proferendo che vogliamo essere tutta la notte come si dice, in bilocazione con Gesù a fare. Questo è Gesù che ci fa capire fare. Non possiamo attribuirla alla nostra capacità. Siamo d'accordo, sì o no? Sì. D'accordissimo. Sì, D'accordissimo. Fiat. La cecità umana che rendendosi più cieca agiva da Besa. Luisa vede lo scenario. Mamma mia, nefasto. E che cosa succede? Succede che Gesù, davanti a questi scenari che allora, e siamo a 90, che anno era? 1935? Non mi ricordo. 25, un secolo preciso, c'erano, lei vedeva gli scenari, chissà, di allora, di adesso, vedeva scenari incredibili. E che cosa fa? Che cosa dice Gesù? Immergiti di più e
continua i tuoi. E noi dobbiamo fare questo. Dobbiamo, sì, ci sentiamo magari soli nella nostra casa, però dobbiamo conoscere questi fatti per poter la prossima volta, un modo ancora di più fortemente sapere che tu però sei con me. E se io adesso mi sento solo, sola e abbandonata, io posso partire e dire: Gesù, entro nell'atto unico e comincio a navigare, riprendo tutti i tuoi giri e tutti i giri della tua volontà, della tua immensità, nella tua immensità, in tutti i giri nella tua vita, nella vita della mamma e di mamma Luisa, e voglio immergermi in te e prendere la tua volontà, la tua potenza. Sto leggendo qui. In me prendo la tua volontà, la tua potenza, per dire che non mi pento niente, cielo serve, in un vassoio d'argento, d'oro, immergo la mia volontà nella tua potenza, nel tuo amore, nella tua sapienza, e stando sempre con te, perché sono sicura che tu sei con me, perché io ti voglio, giro e rigiro, metto il mio ti amo dappertutto, le tue riparazioni, le tue benedizioni, e chiamo, decreto, venga il tuo regno. Fiat. Facciamo un altro brano. 1 ottobre 1925. Posso andare avanti? Sì. Sì, sì. Sì. Ok. Sì. Fiat. Chi vive nella divina volontà sta nel centro dell'umanità di Gesù, perché in essa è accentrata la pienezza di vita di questa volontà eterna. Chi vive in essa trova tutto ciò che è di Gesù, ciò che fece e patì, e tutti i vincoli della creazione, della redenzione e della santificazione. Abbiamo capito bene? Stando nella Santissima, stando nella divina volontà, stiamo nel centro dell'umanità di Gesù. Nel centro dell'umanità di Gesù troviamo tutto Gesù, e quindi tutti i beni, i vincoli, i beni della creazione, della redenzione e della santificazione. Stavo, secondo il mio solito, accompagnando le pene della passione del mio dolce Gesù, e offrivo la stessa privazione, la tortura che mi cagionava, come attestato del mio doloroso amore, per suo sollievo e compatimento delle sue pene. Ci sta offrendo su un piatto d'argento un bellissimo atto. Lo prendiamo subito. Gesù, fusi in te, entriamo nella tua santissima umanità e divinità, nell'atto unico, e prendiamo e troviamo anche tutti gli atti di Luisa. E come Luisa ti offriva la tua privazione, la tortura che viveva, e te la offriva proprio per darti l'amore, per darti sollievo e compatire le tue pene. Così anche noi unifichiamo tutti gli stati dolorosi di abbandono, di tutto quello che viviamo, ok? Chi vive un abbandono, chi vive un lutto, chi vive una solitudine, chi vive una malattia fisica, tutto. Unifichiamoci e fusi andiamo a prendere gli stessi atti di Luisa, unifichiamo anche i nostri, suggelliamo tutto nella tua santissima umanità e divinità, suggelliamo e abbracciamo tutti gli stati dolorosi di tutte le anime, anche dei santi, delle anime purganti, perché vogliamo impreziosire tutto e tutto ti rioffriamo, per darti sollievo e compatimento. Cioè tutto quanto viene rimesso in valore e offertorio, ma di un valore non più umano, non più di una santità individuale, ma divinizzata. Andiamo a liberare Gesù e andiamo a portare beneficio divino a oltranza, cioè in modo infinito. Ora, mentre ciò facevo, l'amato mio bene ha mosso un braccio nel mio interno, alzando la sua mano destra, facendo scorrere dalle sue dita rivoli di sangue e di luce sulla povera anima mia, che stava appassita e bruciata dal soffio potente della sua privazione, e con una mestizia tale che Gesù stesso si è scosso e intenerito per compassione, volendomi sollevare, mi ha detto: figlia mia, coraggio, non temere,
Chi vive nella mia volontà sta nel centro della mia umanità, perché la volontà divina sta in me come il sole nella sua sfera, che ad onta che i raggi invadono la terra non si parte mai dall'alto, dal suo centro, sta sempre circuito nella sua sfera, nel suo maestoso trono, e mentre la sua luce percorre tutto, dominando tutto, tutto gli serve di sgabello, aspettando tutti la sua benefica luce. Così si trovava in me la volontà divina, come centro della sfera della mia umanità e della mia sfera, e dalla mia sfera partiva la luce a tutti e dovunque. Era questo il primo atto dell'uomo, respingere la mia volontà. Era stato questo il primo atto dell'uomo, respingere la mia volontà suprema. Conveniva dunque alla mia umanità fare il primo passo verso di essa, accentrando in me come centro di vita questa volontà eterna, e per mezzo della mia vita, delle mie opere e pene, portarla di nuovo all'uomo, affinché ritornasse al suo creatore mettendosi nell'ordine per cui era stato creato. Vedi dunque, figlia mia, che l'anima che vive nella mia volontà sta nel centro della mia umanità, e tutto ciò che io feci e patii sta tutto intorno a lei e in suo aiuto. Se è debole, le somministra la mia fortezza; se è ombrata, il mio sangue la lava e la abbellisce. Le mie preghiere la sostengono, le mie braccia la tengono stretta e la coprono con le mie opere. Insomma, tutto sta a sua difesa ed aiuto. Perciò il pensiero delle mie pene è come connaturale in te, perché vivendo nella mia volontà, esse ti circondano come tante nubi di luce e di grazia. La mia volontà, nella sfera della mia umanità, metteva come in via le mie opere, i miei passi, le mie opere, le mie parole, il mio sangue, le mie piaghe, le mie pene e tutto ciò che io feci per chiamare l'uomo e dargli gli aiuti e i mezzi sufficienti per salvarlo e farlo ritornare di nuovo nel seno della mia volontà. Se la sola mia volontà avesse voluto uscire in campo per chiamare l'uomo, si sarebbe spaventato. Invece volli chiamarlo con tutto ciò che feci e patì, come tanti adescamenti, spinte ed incoraggiamenti, mezzi per farlo ritornare nelle mie braccia. Sicché tutto ciò che io feci e patì porta l'uomo a Dio. Fermiamoci un secondo e comprendiamo veramente quanto è semplice. Gesù sta dicendo: vuoi la volontà mia? Fonditi in me, nella mia umanità trovi tutto. Via allora tutti i dubbi. Se io mi fondo, dove mi trovo? Dove devo andare a girare? Se io mi fondo e trovo e cerco e mi fondo in Gesù e cerco la sua volontà, dove la trovo? Entro nell'atto unico, entro nella tua umanità, dove tutto trovo in atto. Dentro Gesù c'è tutto. Ci sono anche gli atti di Maria, ci sono anche gli atti di Mamma Luisa. Certo che Gesù vuole che noi giriamo e specifichiamo, certo. Vuole quell'attenzione, quell'opera di partecipazione. Certo vuole che l'anima si ricorda di chiamarlo, certo. È vero che lui ha detto: li compio io a Luisa e giri in te, ma è vero anche che lui, quando Luisa si mette in moto, la porta e ne è felice. E ha detto anche: ogni volta, ogni atto si adempie una vita, si completa, si riparte, si increspa il mare del volere divino.
Gesù è felicitato perché la creatura che non compie un atto è una creatura che sta in passività, e poiché l'abbiamo fatta tanta, tanto grave la nostra vita, adesso muoviamoci a sforzarci, perché la croce non ci piace, ci fa paura. E un'altra cosa è però io non sono capace, un'altra cosa è però mi torna comodo. Troviamo le scuse per trovare i sotterfugi, invece di dire ok, mi chiami, va bene, non so capace. Ma qual è la nostra, tra virgolette, dice Gesù, se un merito puoi avere è quello di venire da me. Se un merito puoi avere è quello di dirmi sì, perché è chiaro, lo so che non sai fare niente, ce lo dice in più e più brani. I nostri meriti, tra virgolette, se meriti possiamo avere, è quello di sceglierlo, è quello di conformarsi a Lui. Sì, lo voglio, perché non mi fido della mia misura, che non so fare, ma mi fido della tua chiamata, che se mi dici di andare da Roma a Napoli a piedi, vuol dire che io a piedi ci posso andare. Vuol dire che mi darai forza, energia, sole, frescura e tutto quello che mi necessita. Vuol dire che mi metterai i piedi in velocità. E allora dobbiamo credere a Lui, è questo il fatto. Ed ecco che dice Gesù, in me trovi tutto. E allora noi entriamo in Lui e navighiamo e prendo il tuo amore e lo faccio mio e ti amo con il tuo amore. Ma che ci vuole a fare un giro? Se abbiamo compreso che in Lui c'è tutto. Lui ha detto, andiamo a rivederlo. Dunque la mia umanità fare il primo passo. Allora, l'uomo è uscito perché ha fatto la sua volontà. Io nella mia umanità conveniva, no? Che cosa da fare? Ho preso tutti gli atti di tutte le anime e li ho fatti io. Quindi in Lui noi troviamo la nostra vita. E quella dei nostri padri sta là, dei nostri figli sta là, dei sacerdoti sta là. Tutto, Lui ha fatto tutto per tutti, pure i passi, gli atti, le riparazioni, gli atti santi di coloro che si sono voluti rifiutare fino in fondo. Ma questo amore che Lui ha vissuto, se queste anime non hanno voluto più amarlo, non hanno voluto amarlo, chi glielo ridarà? Noi. Prendo tutto l'amore che hai dato per me, per gli avi, per i posteri, per tutti e per ciascuno. Ti amo per Tizio, Caio e Sempronio, ti amo per tutti i terroristi, ti amo per tutti gli islamici, i buddisti, gli induisti, ti amo per i falsi credenti, ti amo per tutti. Ti amo, vengo a prendere le tue delicatezze di amore. E Gesù gli piace quando noi entriamo, è Lui stesso che ci serve le parole, che ci serve il messaggio, che ci serve il giro dell'anima. E mentre ti amo con il tuo stesso amore, ritrovo l'amore della mamma, dentro di te c'è tutto, e ti amo col suo amore pure, eppure con l'amore di mamma Luisa, eppure con l'amore di tutti i veri figli del Fiat, eppure l'amore di tutti i santi, ieri era San Giovanni, e allora veniamo a prendere, oggi la Sacra Famiglia, prendo l'amore di tutti i bambini, oggi è anche la giornata di tutti i bambini, e allora voglio prendere l'amore di tutti loro che non hanno potuto amarti, e ti amo con il tuo stesso amore per coloro che non sono nati. Ti amo per San Giuseppe, prendendo tutti gli atti che hai fatto per San Giuseppe, ti amo di tutto l'amore possibile, però dobbiamo il giro dell'anima, ma tanto lui lo sa, è certo, ma ci vuole la partecipazione per trovare la soddisfazione. Se gli leviamo quello perché lui già ce l'ha, allora non ce l'avrebbe chiesto. Come facciamo a felicitarlo? Se tanto lui c'ha tutto? E andiamo da un ricco, che c'è una persona ricca, dice, io sono povero, ma se ci ama, gradirà anche un fiore ma dato veramente, lui vuole l'amore. L'amore è per lui, sta a lui come amore. Se noi prendiamo il suo amore, sta a lui come il suo stesso amore, col suo stesso valore. Ok, la mia volontà nella sfera della mia umanità metteva come in via le mie opere, i miei passi, le mie parole, il mio sangue, le mie piaghe. Quindi tutto quello che lui ha vissuto, da un sorriso a una lacrima, le piaghe, le pene, chiaramente le parole, il sangue, tutto, sta tutto là. Allora ti amo nelle tue piaghe, nel tuo sangue, prendo le tue parole e ti riporto le tue stesse parole d'amore per darti la stessa soddisfazione.
invece volli chiamarlo con tutto ciò che fece e patì. Ok. Se lui fosse uscito glorioso, l'avrebbe spaventato. Noi non abbiamo più gli occhi per vedere la luce della grazia. Ci dobbiamo veramente fare gli occhi, ok? Invece volli chiamarlo con tutto ciò che fece e patì con tanti adescamenti. Quindi adesso noi, avvicinandoci alle ore della passione, alla conoscenza, noi conosciamo il suo amore e non saremo spaventati, ma non solo, possiamo prendere del suo e portarci ad elevarci, a farci elevare, perché è lui che ci eleva, per potergli dare di noi stessi conformati a lui. Ora chi vive nella mia volontà, dice Gesù, vivendo nel centro della mia umanità, quindi dove si trova la sua umanità? Dove la possiamo? Nella fottodiffusione. Ti do la mia volontà, entro in te, tu in me, io in te, scambio d'amore. Prende tutti i frutti di tutto ciò che io feci e patì, eccolo qua. Se siamo fusi, prende tutti i frutti di tutto ciò che io feci e patì ed entra nell'ordine della creazione. La mia volontà compie in lui il pieno scopo per cui lo creò. Gesù, io entro in te e prendo tutto quanto. Dice, ma posso fare così in generale? Certo, lo possiamo fare sempre, però se abbiamo o vogliamo trovare un po' di tempo ogni tanto per farci un giro in specifico e dire ti amo in tutto, prendo tutti gli atti di amore, prendo tutto quello che sta nella tua umanità, lo faccio mio e ti amo con lo stesso amore, con gli stessi atti e felice. Però poi se tutto il resto del tempo lo impiego per fare altre cose, mentre invece potrei dire guarda Gesù, mi prendo questo minuto di tempo per venire a ricercare l'amore che tu avesti quando andavi ad aiutare San Giuseppe, quell'amore erano i tuoi atti di bambino per riprendere tutti i miei atti di bambino e tutti gli atti di tutti i bambini e ti vengo ad amare in tutti questi esercizi, oppure vengo a riprendere Gesù tutti gli atti mentre stai camminando e stai tornando a casa con gli apostoli, mentre rifai tutti i nostri passi e prendo tutto questo amore e lo rimetto sui nostri passi per marcarli del tuo stesso amore e te li riporto Gesù. Suggello, richiamo tutti i passi delle creature, li suggello nei tuoi, ti riporto tutto, amore mio, voglio unificare tutti, voglio far incontrare tutti i tuoi moti con i nostri con i tuoi. Gesù è contento, perché vede che la creatura, con i suoi insegnamenti, con le piccole capacità che ci ha dato, si sta adoperando e allora menerà altra grazia. Altri poi che non vivono nella mia volontà trovano i mezzi per salvarsi, ma non godono tutti. Chi capisce, si adopera, si dispone, e Dio glielo fa capire, perché chi si dispone viene a ricevere, vive di questi atti di amore, di una pienezza di amore. Altri che non vogliono saperne, lo stesso usufruiscono di questi mezzi per salvarsi, non godono di queste gioie, si salvano sicuramente, ma non è una pienezza. È come a dire, stanno a mangiare, ma non godono di una profondità, di ogni pietanza, di una ricchezza che non avranno, ma è una scelta. È meritocrazia, si può dire. Ora, mentre ciò diceva il mio amabile Gesù, gli ho detto, amor mio, io non so, mi dici che io vivo nella tua volontà e poi mi lasci. A che duro martirio mi sottoponi, come tu mi lasci, tutto per me si cambia. Io stessa non mi riconosco più, tutto per me muore, muore la luce, l'amore, il bene. Sei tu solo che mantieni il battito della vita nella povera anima mia. Come tu parti e mi lasci, così muore tutto. Vedi dunque in che condizioni dure e dolorose mi lasci. Deh, abbi pietà di me che non mi lasciare più, che più non posso. E mentre volevo più dire, il mio Gesù, sospirando, ha soggiunto, figlia mia, taci, non andare più oltre. Le tue parole mi feriscono il cuore. O come vorrei togliere dal tuo cuore questo chiodo sì duro che io ti lasci o che potessi lasciarti. Lo so pure io che per chi mi ama questo chiodo è insopportabile. Amarezza continuamente, senza
ammazza continuamente senza pietà, perciò deponi il pensiero che io possa lasciarti. Cioè Gesù sta dicendo, io lo so che soffrì senza di me, ma non mi dire, perché questo è un atto di carità, di amore verso di me. Deponi e non pensare che io possa lasciarti. Cioè soffri della mia mancanza che non mi vedi, va bene, ma non pensare, quindi non offendermi, che io non ci sono. Anche noi riceviamo questo messaggio e scriviamo, Dio non mi lascia, non lo vedo ma non mi lascia. Mi lascia solo se io non voglio stare con Lui. Allora sì, non c'è più. Se entro nel peccato, non c'è più. Ma se anche pecco involontariamente, Lui c'è, rimedia quelli involontari. Se io proprio dico, ah no, guarda, Dio non voglia, non lo diciamo neanche, allora Lui non può esserci. Se ci scappa un peccato, possiamo Gesù, ridepongo tutto e la mia volontà, rifacciamo l'atto di fusione e voglio solo te, anelo solo te, amo solo te col tuo amore, ritorno ad amarti e riprendo i tuoi atti e li rimetto sulla mia vita per ricostruire tutto, ritrasformare tutto. Invece di lasciarti, dovresti essere convinta che mi addentro di più in te e faccio silenzio nella navicella dell'anima tua. Quando vediamo cose strepitosamente tragiche, pensiamo che Gesù vuole essere consolato. Dove lo troviamo? Dentro di noi. Gesù, mi fondo in te, tu fonditi in me. Riparati al calore di questa povera anima che è tutta tua. Rifarla tutta a te, stai con me Gesù, ed io ti amo con il tuo amore e stiamo sicuri che stai in noi. Tanto è vero che nulla è se lo vogliamo, se ci crediamo, sta con noi. Tanto è vero che nulla è spostato in te, i preparativi che c'erano ci sono, tutti stanno nell'ordine, tanto è vero che basta che la mia volontà lo voglia, do una giratina ai preparativi che ci sono e sono già da te. E poi come posso lasciarti? Chi fa la mia volontà e vive in essa mantiene integri i vincoli della creazione che ci sono tra creatore e creatura e creature, vincoli della redenzione, vincoli tra il santificatore e i santificandi. Quindi se io voglio la tua volontà, la sua volontà regna in me. La mia volontà suggella questi vincoli e me la rende indivisibile da me. Perciò sii sicura, glielo ridice, ce lo ridice, perciò sii sicura che il tuo Gesù non ti lascia. Quindi noi non dobbiamo pensare Gesù mi ha abbandonato, dobbiamo pensare io lo voglio Gesù, sì, allora è sicuro che sta con me e a questo punto posso fare qualsiasi atto consolatorio. Ora mentre ciò diceva, vedevo come ecco, Luisa ha questa visione che adesso ci rimarrà impressa per quanto ci riguarda, consolarci e capire. Ora mentre ciò diceva, vedevo come tanti fili di luce legati al mio cuore, che in parte erano legati a tutte le cose create, altri fili di luce uscivano da tutto ciò che Gesù aveva fatto e patito, altri dai sacramenti. Quindi lei si vedeva legata non solo a Gesù, ma agli atti, alle opere di redenzione, di santificazione che lui operava. Quindi stando nella volontà divina, tutti fusi, tutto il suo operato entrava in Luisa, entra nella creatura che vuole. Sia tutto a gloria di Dio e a bene dell'anima mia. Fiat. Allora Gesù, noi vogliamo ripetere le parole di Luisa e vogliamo ridare a te tutto l'amore, la gloria, la lode, la benedizione. Vogliamo ringraziarti e benedirti e con i stessi tuoi atti, col tuo stesso amore, con lo stesso amore della mamma, di mamma Luisa. Vogliamo ridarti tutto e continuamente. Vogliamo assorbire tutti i ringraziamenti, la gloria e la lode che hai compiuto per noi questa sera e tutte le sere in tutti gli atti che hai vissuto per noi. Assorbiamo tutto, possediamo tutto, prendiamo tutto
per ridare a Dio tutto l'amore, la gloria e la lode, e a nome di tutti coloro che neanche si rendono conto. Vogliamo essere in te per prendere ogni tuo atto e impiantarlo, imprimerlo nella nostra volontà e intelligenza, ed il tuo amore, facendolo nostro, lo rimettiamo in circolo in tutti, per riconsegnarlo continuamente, interamente, istantaneamente a te, e darti da parte di tutti, con la tua volontà, il nostro, tuo e noi, ti amo, venga il tuo regno. Fiat.